Ciao amici e bentornati sul canale. In questo video che andrete a vedere è il secondo video della mia avventura a Bergamo. Se avete perso il primo potete recuperarlo qui sopra, dove vi raccontavo dell'alloggio che ho scelto in questa bellissima città. Ma oggi il focus è sul secondo giorno di esplorazione, quando ho deciso di dirigermi verso la parte alta della città, che a mio parere è il cuore di Bergamo. Ma prima di immergersi nella bellezza di Bergamo Alta, però vi chiedo un piccolo favore. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. È un gesto gratuito per voi, ma per me molto fondamentale per sostenere questo progetto e per darmi l'opportunità di portarvi sempre nuovi contenuti interessanti. Naturalmente, se il video vi piacerà, lasciate pure un like. E ora, senza indugi, cominciamo. Bergamo Alta è la parte della città che mi ha più affascinato. Questa città medievale circondata da mura difensive del XVI secolo è facilmente accessibile sia a piedi, come ho fatto io, sia grazie ai numerosi mezzi pubblici. In questa parte della città potrete ammirare le maestose mura venete di Bergamo, che sono patrimonio dell'UNESCO, anche se mi aspettavo, vi devo la verità, un po' più di cura nella loro conservazione. Sono comunque un'importante attrazione turistica. Sicuramente un'esperienza particolare è utilizzare per salire la funicolare, che è stata costruita nel lontano 1887, che offre una vista spettacolare sulla città. Organizzano persino dei tour guidati per andare all'esplorazione di queste mura, che sembrano molto interessanti. Durante la mia passeggiata lungo le mura ho goduto di una vista panoramica mozzafiato e dicono che quando le condizioni meteo lo permettono si possa vedere addirittura lo skyline di Milano. Continuando, sono arrivato nella splendida Piazza Vecchia, considerata il salotto rinascimentale della città, circondata da edifici storici tra cui il Palazzo della Ragione, il Palazzo Nuovo e la Torre Civica. Questa piazza è stata per secoli il centro del potere politico di Bergamo. Ho approfittato di questa visita per esplorare il Palazzo Nuovo, un edificio risalente al XII secolo che ha avuto molte funzioni nel corso dei secoli. All'interno del palazzo ho scoperto una piccola mostra con manoscritti e libri antichi, ma ho appreso che è possibile partecipare a tour occasionali che ti portano anche negli archivi, dove sono conservati documenti storici di grande valore. Il mio percorso mi ha poi condotto al Palazzo della Ragione, un altro edificio storico. Questo edificio ospita spesso mostre ed eventi culturali organizzati dalla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, e dalla sua terrazza ho potuto ammirare un bellissimo panorama dell'architettura storica, nonché del Duomo e di Piazza Vecchia. In realtà la mia destinazione era proprio la famosa Cappella Coleoni, situata accanto alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Costruita tra il 1472 e il 1476, questa cappella è celebre per la sua facciata piatta decorata con pilastri e rilievi scolpiti, ma è l'interno a sorprendere veramente con gli affreschi e le opere d'arte di grande valore, tra cui le decorazioni del soffitto eseguite da Giambattista Tiepolo. Tuttavia il mio entusiasmo è stato leggermente offuscato da un episodio spiacevole all'ingresso della Cappella Coleoni. Una signora che vendeva souvenir in uno stile tabacchino anni 80 mi ha ripreso per aver tentato di scattare alcune foto. Anche se l'ingresso era gratuito, ho accettato la richiesta senza protestare.
ma ho trovato strano non ricevere spiegazioni chiare sul divieto di fotografare, specialmente in un luogo così affascinante e importante per i turisti. Scrivetemi qui sotto se anche voi da qualche parte, in giro per l'Italia o in giro per il mondo, hanno vietato di fare foto. Tuttavia sono riuscito a scattare alcune foto da condividere qui con voi. Questa cappella è considerata uno dei capolavori architettonici rinascimentali più belli d'Italia, ma penso anche del mondo. Nonostante questo piccolo inconveniente, ho proseguito la mia esplorazione dirigendomi verso la Basilica di Santa Maria Maggiore, una delle chiese più importanti della città alta di Bergamo e del nord Italia. La basilica, costruita nella seconda metà del XII secolo, presenta uno stile architettonico romanico all'esterno e un interno barocco. Tuttavia anche qui ho avuto un secondo inconveniente. Anche se avevo pagato il biglietto d'ingresso di 5 euro e anche se mi ero informato su internet e non c'era scritto che si doveva pagare, ho trovato cartelli che vietavano le fotografie all'interno. Questo mi ha sorpreso e mi ha fatto riflettere sulla necessità di invece promuovere questi luoghi consentendo le foto, almeno per scopi personali. Se pensiamo ad esempio agli Uffizi di Firenze, tanti entrano solamente per farsi la foto con la Venere di Botticelli. Insomma, alla fine queste sono state le mie esperienze nel mio secondo giorno a Bergamo e quello che ho visto, e nonostante questi piccoli contrattempi ho apprezzato enormemente la bellezza e la storia di questa città, di questa parte alta di Bergamo, e spero che anche voi abbiate apprezzato questo video. Ricordate di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdere i prossimi contenuti e lasciare un like appunto se il video vi è piaciuto. Io vi do appuntamento al prossimo video, a presto!